Oggi andiamo a pedalarci la Val Cavallina, andiamo a vedere questo ciclabile che ci porta al lago di Endine. Per farlo usiamo la cartina che ha fatto la mia associazione insieme a Visit Bergamo, dove potete trovare tutte le ciclabili e i percorsi disponibili in provincia di Bergamo. Oggi è il turno della Val Cavallina, vediamo se riesco a fare in questi mesi tutti questi percorsi. Sta facendo i lavori, sta sistemando il sentiero via dei Montecchi, quindi la pista dovrebbe passare di là, però per adesso facciamo questo percorso di qua, attraversato Gorlago, adesso la prendiamo qua la pista ai Montecchi. Il tratto dal bosco si comincia a costeggiare il Cherio, l'emissario dal lago di Endine, che sarà il nostro punto d'arrivo. Infatti questo ciclabile ci fa percorrere la Val Cavallina e ci porta al lago di Endine. Ma sono quasi arrivato a Entratico, questa è la segnaletica ufficiale della ciclovia, quindi va nel caso seguite questi cartelli. Comunque è abbastanza semplice, dato che la Val Cavallina è molto stretta, non ha molte possibilità. Sulla sinistra c'è la statale 42 trafficata, adesso sono già fermi, poi c'è il fiume Cherio e noi stiamo più o meno sempre vicino al fiume, sulla sponda a salire. Approfitto di questa sosta qui a Entratico, a Chiesetta, dove ci sono punti di ricarica per le bici da Fontanella, per andare a vedere un po' nel dettaglio il percorso di oggi qua sulla cartina. Praticamente dove stiamo andando in Val Cavallina. Andiamo a vedere cosa dice la descrizione della mappa, perché sul retro ci sono tutti i QR code dove scaricare le tracce e andare a vedere cosa ci dice. Allora, prima ciclabile realizzata nella Bergamasca, parte da Carovia degli Angeli e termina a Monastero del Castello, sulle sponde del piccolo suggestivo lago di Endine. Sono 14 km di percorso attraverso boschi, colline e belle cittadine con lunghi tratti accanto al fiume Cherio. Ok, adesso noi siamo già arrivati a Entratico e adesso proseguiamo verso Luzzana, Borgo, a salire. A Borgo di Terzo, stiamo sempre costeggiando il Cherio. Eccolo lì sullo sfondo che vedete con la montagna, sono i colli di San Fermo, una bella salita da fare, anche se da questo versante è abbastanza duro, sono circa una decina di chilometri e si arriva su a 1200 metri. Arrivato a Casazza, adesso mancano pochi chilometri, ormai sono arrivato al lago, Monastero del Castello. Ora andiamo a pedalare questo pezzetto che hanno recuperato da qualche mese. Avevo già fatto un video a riguardo qui di com'era il percorso.
ve lo lascio qua da qualche parte se volete andare a rivederlo. Adesso non è stato recuperato, non è lunghissimo, ma permette di arrivarci all'imbocco proprio dal lago di Endine. Ecco gli ultimi metri dal fiume Cherio. Adesso siamo proprio all'inizio del lago, arriveremo dove inizia il percorso pedonale che noi in bicicletta non possiamo percorrere, ma ci terremo poi sulla sponda destra che comunque è poco trafficata. Andremo all'interno di Monasterolo, del castello, faremo una panoramica del paese e poi quando si passa noi andiamo su per il castello di Monasterolo. Eccoci a Monasterolo, qui sotto c'è la passeggiata, proprio sterrata in riva al lago. Ma noi in bicicletta ci stiamo qua sopra, tanto non è che sia molto trafficata. Il grosso del traffico è sulla statale, sull'altro versante. Parco Biali, qui sulle sponde del lago. L'assalto d'estate, ma anche d'inverno quando capita che ghiaccia al lago ce n'è gente. Però per essere novembre ancora fare picnic la vedo dura, che ghiacci quest'anno ormai. Sto andando su un altro punto panoramico sul lago dove concluderò questo giro. Qui siamo alla parrocchiale, andiamo giù. Il giro di oggi termina qui, il punto più stretto del lago di Endine, Monasterolo, dove qui forse un giorno ci sarà un ponte di barche. Questa è la notizia uscita sui giornali qualche settimana fa, che permetterà di fare un anello breve a piedi con un passaggio suggestivo sul lago. Staremo a vedere se lo vedremo o meno. Questo è tutto, ciao, alla prossima. Come sempre lascio la traccia in descrizione che vi serve, oppure lasciate un commento se avete bisogno di qualche info in più. Ciao, alla prossima.